Bentornati ragazzi, siamo tornati a un nuovo video. Intanto vi ringrazio un sacco per tutti i commenti, tutte le visualizzazioni che mi state dando. Il canale infatti sta crescendo pian piano, sono felicissimo anche perché il bello di YouTube è proprio che i commenti sono molto più reali e quindi mi fa capire che siete persone reali anche voi e c'è comunicazione tra voi e me. Prima facciamo partire la sigla e poi oggi parliamo del Joyred, delle mie run al Joyred e analizziamo le 3 run vincenti. Allora, come è andata al Joyred? Questo parla da sé, nel senso, allora, chiariamo una cosa, perché tanta gente magari non l'ha capito. Non sono arrivato terzo al Joyride, sono arrivato terzo nel campionato del mondo di slopestyle. Sono arrivato sesto al Joyride alla fine. Comunque, vi faccio capire un po' le difficoltà che ci sono al Joyride, perché da fuori non si vede niente di quello che viviamo noi rider. Allora, tanto per iniziare è il contest con più seguito di tutti i nostri contest di slopestyle, quindi è, diciamo, un po', loro lo chiamano il Super Bowl dello slopestyle. Noi in Italia lo chiameremmo un po' come derby Inter-Milan. Ecco, lì il Joyride è visto un po' così, anche perché veramente in Canada e soprattutto nei dintorni di Vancouver lo slopestyle e tutta la mountain bike in generale è uno sport primario. Tra l'altro, appunto, presenti, immaginatevi che ci sono 25.000 persone forse, come uno stadio, e poi altrettanto in diretta sulla diretta Red Bull, boh, ce ne saranno non so quante, comunque un sacco. Il fatto di avere questa tensione da parte del pubblico ti crea un po' di disagio, cioè tutti i rider si sentono un po' sotto pressione in questo contest, perché uno è l'ultimo contest dell'anno, più c'è tutta questa gente, siamo sempre di meno dentro il Crankworx, perché un po' di anni fa eravamo in 18, adesso siamo in 12, quindi rimanere dentro non è semplice, quindi la tensione si fa sentire. Poi tra l'altro col fatto che l'organizzazione di Red Bull è sempre fatta benissimo e tra l'altro quando sei lì fanno interviste, ti fanno fare degli special che ti dà immagine, ti dà un sacco di visibilità, però allo stesso tempo ti mette anche ansia, perché voi magari dite ma cavolo, lo fai da tanti anni, sarai abituato. In realtà vabbè, comunque, no, stanno dicendo giusto il percorso quest'anno, partiamo dal dire che a Rotorua l'organizzazione Crankworx ci ha chiesto come costruire il percorso del Joyride, perché gli altri anni sono sempre stati un po' di problemi, nel senso che il Joyride è sempre stato un percorso molto difficile dove tanta gente cadeva, si faceva male, comunque non si riusciva mai ad arrivare in fondo, lo spettacolo non era bellissimo. La cosa che è venuta fuori da tutti i rider a Rotorua era che il percorso è sempre stato troppo complicato, troppi salti ci sono sempre stati, perché non l'anno scorso ma 2 anni fa c'erano 14 salti, che sono un sacco per arrivare in fondo, tra l'altro 14 salti tutti uno vicino all'altro, quindi super ritmici, ma triccare tutti i salti e arrivare in fondo era impossibile, cioè difficilissimo. Tutti i rider hanno chiesto un percorso più semplice e magari con qualche struttura più creativa rispetto al solito. Vabbè, siamo arrivati al Joyride che tutto questo alla fine non è stato rispettato, perché vabbè, sì, c'era qualche feature strana, però il problema è che era qualche feature intendo qualche salto, quando dico feature. C'era qualche salto strano, però il problema è che erano troppo strani, con la dimensione con cui li avevano costruiti, strano, più grosso, uguale difficilissimo. Poi i salti molto particolari erano quello subito dopo il drop e lo shark fin, che è quello che finiva a parabolica e saltavi dentro un atterraggio. Ecco, quel pezzo lì era particolarmente difficile, tanto che nel salto, quello prima dello shark fin, dove io continuavo ad arrivare corto, per tutte le prove sono arrivato corto, abbiamo chiesto di cambiare la rampa perché spingeva troppo in alto, non si arrivava di là nel salto. Cioè per 4 giorni la rampa l'hanno cambiata venerdì mattina di quel salto lì. Comunque sempre in questi eventi all'inizio del Crankworx l'organizzazione riunisce tutti i rider e gli fa fare un meeting e nomina 2 rider all'interno di quelli che partecipano come rider rappresentanti del contest. E appunto questi 2 rider rappresentanti hanno il compito di, nel caso in cui c'è qualcosa che non va oppure ci sono delle decisioni da prendere, devono consultare tutti i rider, tutti quelli che partecipano, e riferire tutto agli shaper o agli organizzatori. Tutti eravamo d'accordo sul fatto di cambiare questa rampa, ma già dal primo giorno, secondo giorno. I 2 rider rappresentanti sono andati a dirglielo allo shaper e non lo cambiava. Ha detto, voglio sentirlo dire da tutti i rider. Sì, ma allora cosa serve mettere 2 rider rappresentanti se poi lo shaper non ascolta i 2 rider rappresentanti? Tanto che è la prima volta in un Crankworx che io vedo gente come Reader
o anche Emil, che non triccano il primo giorno, ma che saltano dritti il primo giorno. E anzi, soprattutto, ho visto stranamente il Reader che non ha triccato tutta la settimana, e addirittura chiedendo a lui era in difficoltà. Quindi abbiamo avuto queste prove che sono andate malino per tutti, nel senso che nessuno è riuscito a provare realmente come sperava. Tanto la sfiga, quest'anno il vento ci ha tartassato tutto l'anno. Anche qui vento tutti i giorni, e vi assicuro che col vento su questi salti con la bici da dirt, che è leggerissima, c'è una folatina e tu voli via come una folla. Quindi siamo arrivati veramente a sabato mattina, e sabato pomeriggio c'era il contest, che ho provato pochissimo. Però fortunatamente poi nel contest in realtà è andata bene, perché tutti nel contest sono più o meno riusciti a fare almeno una run. Poi magari la seconda run sono caduti perché qualcuno usava di più, eccetera. Però almeno tutti, la prima run, quasi tutti sono arrivati in fondo. Adesso analizzerei con voi prima le mie 2 run, e poi analizziamo le 3 run vincenti, perché magari qualcuno di voi non ha capito perché ha vinto uno e non ha vinto l'altro, eccetera. Allora, nella mia prima run sta di fatto che la mia tensione era alta, perché come vi ho detto il joyride è particolare, ma anche perché partivo terzultimo, essendo all'inizio del joyride ero comunque sempre terzo in classifica mondiale, quindi partivo terzultimo. E sai, vedere tutti uniti scendere e poi tocca a te, cioè la tensione che dopo ogni volta che scende ti sale. Niente, quindi vabbè, ho cercato di rimanere molto concentrato, ero determinato a fare la mia run. Primo drop, ecco, prima di iniziare subito, una stupidata, vi faccio capire. Il primo drop aveva la particolarità quest'anno di essere molto molto corto, bisognava prenderlo veramente pianissimo, era molto facile arrivare lunghi. Quindi quando si partiva tutti, se avete visto in partenza c'era una gobbettina, tutti si più o meno fermavano su questa gobbettina e poi partivano, perché anche partire dalla casettina dove eravamo e lasciare scorrere la bici ti dava già troppa velocità per poi fare il drop, cioè arrivavi già troppo lungo. Quindi vabbè, dal primo drop ho fatto 3 bar, poi dal boner flip superman, che non ha mai fatto nessuno, non l'ho mai visto fare da nessuno, e penso che sono il primo a farlo dal boner, quindi era già per me un ottimo trick, e penso anche per i giudici l'hanno valutato tanto, perché non avendolo mai fatto nessuno comunque vale, è un bel trick. Poi ecco, da quella curva là, dal boner al salto dopo, non bisognava toccare il freno, bisogna andare a fucile veramente. E il kick comunque, guardate rispetto a me quanto è alto il kick, è il doppio di me più o meno, e quando vi trovate davanti a quella velocità lì un kick dite ma dove andrò? Niente, comunque qui ho fatto double flip, che non ho provato, non ho fatto in prova, l'ho fatto direttamente in run perché per me era troppo rischioso farlo in prova, quindi l'ho fatto direttamente in run. Backflip dal drop, perfetto. Si entrava in questa curva a una velocità folle, avevi in curva una forza della Madonna, e infatti dovevi proprio buttarti dentro bello deciso e mantenere la velocità anche, perché per il salto dopo non lo passavi. Salto dopo che ho fatto 7 corche, la cosa difficile era che atterraggio molto molto incazzato, dal vero era proprio ripido, e dovevi comunque atterrare perfetto, perché subito dopo avevi attaccato, veramente in pochi secondi dovevi fare questo shark fin e lo prendevi a fucile questo shark, cioè non era piccolo il gap. Peccato che dall'inquadratura diretta lo riprendeva andando avanti, perché in realtà di gap, da dove staccavi all'atterraggio, lo shark fin erano un 6-7 metri. C'è anche fare un bar spin non è stato semplice. Curva, e poi questo salto che era quello più normale del corso, si può dire, molto grosso sempre, però ho fatto tack to bar, flip tack to bar spin. Poi sulla chiocciolina ho fatto sempre un altro bar spin. Questo salto non è che potevi triccarci in chissà che modo. Sull'ultimo entrare 3-6 double bar spin, e sullo step down finale flip no foot can. Ecco, questa è stata, sono stato contentissimo perché era il mio quinto anno che partecipavo al Joyride. È la mia seconda volta, la mia seconda run in assoluto che arrivo in fondo completamente, cioè che faccio la run da in cima a fondo senza cadere. Avevo pianificato quella run e sono arrivato in fondo facendo quella run, quindi indipendentemente dal punteggio ero super felice. Comunque con questa run ho preso 86 e 75, ottimo. Tra l'altro vabbè, che vedete, che cavolo, eri solo quinto con questa run 86, però erano già scesi tutti praticamente, quindi in realtà 86 e 75 al Joyride è un ottimo punteggio. È solo che il livello ora comunque altissimo in generale. Dopo di me dovevano scendere solo le Limone e Reader, ma tutte e due hanno fatto peggio di me, quindi sono rimasto quinto. Alla fine della prima run poi ero quinto. Passiamo adesso alla seconda run. Seconda run che ovviamente ero un pochino più rilassato, perché comunque avevo fatto la mia prima run. Ho detto ok, il mio obiettivo principale di chiudere una run l'ho fatto. Il mio obiettivo finale del campionato era arrivare nei primi 6 del campionato. Perché?
perché i primi 6 della classifica Crankworx l'anno dopo sono automaticamente invitati a tutti gli eventi Crankworx. Anche se durante l'anno fai schifo, l'anno dopo tu sei automaticamente invitato a tutti gli eventi Crankworx. Quindi il mio obiettivo era avere i primi 6. Dopo che erano andati tutti anche nella seconda run, io ero comunque sesto, ero abbastanza tranquillo dentro me perché ho detto ok, a posto, cioè dentro nei primi 6 ci sono. Quindi ho detto posso mandare tutto. Allora, sono partito. Sempre, vabbè, sono partito, devo fare 3-6 barspin, ho mancato il barspin, ho fatto solo 360 a scendere, vabbè, non me ne sono proprio fregato. Continuato, flip Superman e l'ho tenuto di più. Ho tenuto l'estensione, nel senso che sono stato steso con le gambe e col corpo per un po' di tempo. Poi sempre ho fatto su salto dopo double flip. Sono tirato un filino over, ma niente di che, non mi ha scomposto molto come cosa. Ecco, avevo pianificato da fare dal drop backflip no end, flip tack, cioè backflip e si tolgono le mani. Down flat drop, quindi non c'è la rampa. E non l'ha mai fatto nessuno al mondo. Su quello dopo, ecco, ho fatto 7 cork bar. Purtroppo sono caduto. Allora, questo trick, 7 cork bar, è il trick che faccio tutte le volte quando vado a girare o sull'airbag o in foam pit, ovunque. E sempre lo chiudo perfettamente. Qui sono andato un po' over, un po' indietro, non c'è molto da dire. Guardando il replay, sembrava tutto giusto per il fatto che una volta che ho ripreso barspin, invece che tirare il manubrio a me, avrei dovuto tirare il manubrio a me per comunque continuare la rotazione di 3-6, ma fermare la rotazione di flip. Invece sono rimasto steso indietro e facendo questo lavoro, come vedete, sono atterrato tutto sbilanciato indietro. Ero giusto come rotazione, come quanto ho girato, però sono atterrato con la ruota dietro. Il freno non l'ho schiacciato abbastanza forte e ho fatto manual e sono caduto. Però era una bella run, perché poi non vi svelo cosa avrei fatto. Però avrei fatto altri tiri diversi dalla mia prima run anche dopo, e penso che con la mia run forse sarei riuscito a salire sul podio. Quindi vabbè, dopo questa seconda run ero comunque super soddisfatto, ero contentissimo del mio risultato, ma non sapevo ancora di essere arrivato terzo in realtà nel campionato del mondo. La cosa che è stata bella è stata alla fine di tutto, che ero all'arrivo, diciamo, con tutti gli altri rider per le premiazioni, hanno fatto il podio del Jored eccetera. A un certo punto semplicemente è venuto lì l'organizzatore da me e mi fa: vieni che devi essere premiato perché sei terzo nel campionato. Ho detto: come? Ho detto sì. Basta, lì mi è partito il sorriso a 32 denti e basta, è stato fighissimo. Aspetto negativo della cosa soltanto che ovviamente in Italia purtroppo non ne parla nessuno. Non mi aspetto che ne parlino telegiornali o robe del genere, assolutamente, non sto dicendo quello. Però le riviste specifiche di bici, che non stiamo qua a far nomi, che ci hanno già seguito in passato, sia me che Diego ci hanno seguito, perché non ne hanno parlato? E soprattutto mia mamma, siccome come ogni mamma difende il proprio pargolo, però ha mandato un messaggio a una di queste riviste, e questa rivista, che mi conoscono benissimo, gli ha risposto che non sapevano niente di questa cosa, del mio terzo posto nel campionato, e che se gli mandavamo più informazioni e foto facevano l'articolo. Ma ragazzi, ma è il vostro lavoro, ma state scherzando? Non devo farlo io, dovete farlo voi, dovete voi informarvi. E poi che senso ha? E poi hanno detto anche che non seguono così tanto lo slopestyle, ma se avete fatto articoli su di me, su il bike park a Monza, non prendiamoci in giro. Senza polemizzare troppo, questo è il punto della situazione. Adesso velocemente, senza pause, analizziamo anche le 3 run vincenti. Sempre partiamo dal terzo classificato, David Godzek, che quest'anno ha fatto una stagione incredibile, ha fatto 2 terzi posti uno dietro l'altro. Vabbè, partito, ha fatto subito backflip bar spin allo step down, che trick medio facile, medio difficile. Double whip dall'hub box. Poi invece qua ha fatto twister sul salto grosso. E come l'ha fatto, ragazzi, cioè, disinvoltura impressionante. Poi tail whip dal drop, che anche qua un trick abbastanza semplice per tutti i trick che si vedono adesso, comunque le combo che si vedono dai drop. Però poi ha recuperato subito con questo casual bar spin sulla hip, che comunque è l'unico che l'ha fatto. Questo bellissimo, possiamo chiamarlo barrel roll o semi flare. Durante il contest è stato l'unico a farlo. 3-6 triplo bar spin, trick molto tecnico su un salto così grosso e con la rampa così alta. Un toboggan entrare nella chiocciola. Front flip tac a salire e back flip tac a scendere.
Allora, niente da dire nella sua, nel senso mi piace un sacco poi come gira lui, perché ha dei trick potentissimi, però anche trick tecnici e ha un sacco di controllo. Il punteggio, lui ha preso 91, quanto ha preso? 91,75. In quel momento poi era primo, tra l'altro, perché era uno dei primi a scendere, quindi era primo, poi in realtà è arrivato terzo. Basta, passiamo al secondo classificato, che stavolta è Brett Reader. Partito front flip dal drop, nazissimo su sto drop. Quando dico nazissimo non è perché sono nazista, è perché noi nel nostro gergo diciamo nazissimo quando una cosa è particolarmente difficile e anche rischiosa. Il significato di nazissimo è difficile e rischioso, ok? Backflip double bar spin dal boner log, difficile anche questo. Sul salto quello grosso ha fatto opposite core opposite, quindi ha girato dalla sua parte non favorita. Backflip tailwhip dal drop, niente da dire, ve l'ho già detto nell'altro video. 7 cork anche lui come me sulla hip. Tailwhip downside tailwhip sullo shark fin. Poi su questo salto ha fatto passata via la funivia. Intanto ha fatto double tailwhip normalissimo, che tra l'altro i commentatori hanno sbagliato a dire perché pensavano avesse fatto opposite tailwhip to tailwhip. Sull'ultimo salto ha fatto 3 whip a salire e flip opposite tailwhip a scendere allo step down. Molto bello vedere comunque trick dalla sua parte regular e poi dallo step down invece in opposite. Tutti i rider avevano già capito che non sarebbe mai arrivato prima perché la sua run non aveva grossissimi banger, per quello che può fare il reader. Ha preso comunque 90, adesso vediamo, mi spiace, non lo so quanto ha preso perché non l'ho registrato. Sta di fatto che è arrivato secondo. Analizziamo invece adesso, per ultima, la run di Emil, che come al solito run da esplosione di testa. È partito con un 3-6 whip dallo step down, che in realtà doveva fare 3-6 whip bar, cioè aggiungersi anche un bar spin. Non è riuscito, vabbè. Poi opposite 3-6 bar spin to hunter down, trick che fa solo lui dal boner log. 7 cork sulla hip, avete visto, ha preso la variante, perché in realtà questo salto aveva 3 opzioni, o il salto dritto oppure prendevi 2 rampe da destra o a sinistra. Lui ha preso quella di sinistra. 3-6 hunter down to bar dal drop, difficilissimo. 3-6 double bar to downside tailwhip. Non vi sto neanche a spiegare quanto è difficile questa combo. 360 bar spin downside tailwhip. Sono 4 trick insieme in un salto. 360 can sullo sharpin. Non vi dico quanto era difficile saltare dritto con lo sharpin. Io non avrei mai provato 360 su, neanche 360 dritto. Lui faceva 360 can su questo. Flip double tailwhip su questo salto classico su DM che fa benissimo. Bar spin sulla chiocciolina. Oppo 360 tailwhip a salire e 3-6 whip to hunter down dallo step down. Anche qui mai visto sto trick, è difficilissimo, cioè una combo così dallo step down è difficilissima, soprattutto arrivando da tutti questi trick. Cioè per farli tutti giusti devi essere una macchinetta. Infatti com'è lui ha preso ben 95,75 e è arrivato primo, ha vinto. Il Joyred era un bel po' di tempo che un europeo non vinceva. È stato il primo europeo a vincere da un bel po'. Basta, analizzando i 3 punteggi messi assieme, giustissimo. Primo Emil, secondo Reader, terzo Godzek. Per il fatto che Emil, vabbè, indiscutibilmente penso l'abbiate capito, in questo caso ha fatto molto di più degli altri. Secondo Reader, che invece ha fatto una buona run, comunque sia completa e varia. E terzo Godzek ci stava perché comunque è vero, ha fatto dei bangeroni grossi, però su certi salti sempre Godzek, come vi ho detto anche la scorsa volta a Innsbruck, pecca per il fatto che su certi salti fa veramente poco. Quindi giustissimo il punteggio, sono completamente d'accordo. E siamo arrivati quindi alla fine anche di questo video. Spero che anche questa analisi vi sia piaciuta. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate sempre di questo video. Mettete il like, che è fondamentale, e soprattutto per chi di voi guarda il video, i miei video, ma non è ancora iscritto, iscrivetevi al canale, perché è fondamentale. Se vi iscrivete mi aiutate a far crescere un po' il canale. Quindi ve lo chiedo ve lo chiedo seduto, perché sono seduto in questo momento, ma con le mani così. Ci vediamo al prossimo video. Vi saluto con questo.